Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche per amore e passioni per ottobre 2024. Ok, wow, abbiamo la carta della stella, amici dell'Ariete. Potrebbe trattarsi di qualche sogno che avrete nel mese di ottobre. Quando c'è la stella si parla sia di sogni ad occhi aperti, ma anche di sogni ad occhi chiusi, quindi chi lo sa, per qualcuno ci potrebbe essere come una rivelazione attraverso un sogno, una canalizzazione. È la seconda volta che vedo il 2 di coppe quando apro il mazzo, eh? Tenete presente che la stella fa anche riferimento a tutto quello che è il destino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque, quando volete sapere quali sono le novità, aprite la tendina sotto, io metto sempre tutto lì e poi eventualmente per eventuali informazioni aggiuntive mi potete scrivere un'email. Bene, ok. E qua la carta degli amanti, ragazzi, prima c'era il 2 di coppe, adesso c'è la carta degli amanti, molto bene, devo dire. Andiamo avanti, vediamo che altre energie ci sono. La regina di spade, il re di spade, un 8 di bastoni, un imperatore, un 9 di bastoni, scusate, un 10 di bastoni, un 9 di bastoni e la carta della forza. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi vi darò come dei messaggi sciolti, spot, così come vengono man mano che analizzo le carte e poi andremo a vedere i single, non single, le relazioni difficili e tutti i casi del momento. Allora, partiamo da questi amanti e come vi ho già detto è una bellissima carta. Allora, qui ci potrebbe essere un discorso legato all'amor proprio con la carta degli amanti oppure essere proprio, diciamo, un mese, mi viene da dire basato sull'amore o basato comunque su un certo tipo di armonia tra voi e il resto del mondo, questo indipendentemente dal fatto che siate single o no. Andiamo a vedere gli amanti. Asso di coppe. Qui qualcuno o ha iniziato una relazione da poco o sta per iniziare un qualche tipo di relazione. 10 di bastoni che avete già qua. È come se vi lasciaste indietro certe titubanze e apriste il cuore nel mese di ottobre. Andiamo a vedere la regina. Quindi se siete single, ragazzi, aspettatevi l'inizio di una nuova relazione nel mese di ottobre, amici dell'Ariete. Allora, qui abbiamo un 8 di pentacoli, un 10 di pentacoli e l'imperatrice e la torre. Mm. Voglio andare a vedere anche questo re.
Sacerdotessa e 10 di spade. Ragazzi, ho la sensazione, perché avete vari 10, 2 volte 10 di bastoni, 10 di pentacoli, 10 di spade, come se ci fosse qualche cosa da lasciarsi indietro. Ed effettivamente abbiamo anche la regina di spade e il re di spade, che sono due energie che tagliano in un certo senso, no? Ho come l'idea che abbiate la necessità di lasciarvi indietro qualche cosa, anche con questi due 10, che sono carte di chiusura e ciclo, ma è come se ci fosse una sorta di difficoltà con questa torre al contrario. Per qualcuno, tutto questo agglomerato di carte significa che la persona di interesse potrebbe essere sposata. Se non è la persona di interesse siete voi, come se ci fosse già un qualche cosa in piedi che si deve lasciare indietro, ma probabilmente si fa fatica a lasciare indietro. Se non è quello il vostro caso, può anche essere un tema all'interno della relazione o se non avete nessuno, un qualche tipo di questione che vi è rimasta dentro dall'ultima relazione. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Morte. Sì, perché con l'otto di bastoni è come se proprio ci fosse un tema, un qualche questione da discutere che non si vuole lasciare indietro. Qui è come se ci fosse... sì, io sento che è un tema con la persona di interesse, ragazzi, che non si vuole lasciar perdere, mi viene da dire. In realtà c'è la necessità, questo 10 di bastoni mi dice che è come se avesse da togliervi dei pesi piuttosto che delle responsabilità, però ho anche la sensazione che appunto si faccia fatica a lasciare indietro questo qualcosa. Qui ho la sensazione, perché avete l'imperatrice al contrario qui, l'imperatore qui, c'è un qualche tema anche legato a una concretezza, secondo me, perché vedendo queste tre carte ho come l'idea che la relazione sia bella, indipendentemente dal nuova relazione, relazione in via di conoscenza, relazione antica, insomma, c'è comunque una buona comunicazione, ma ho anche la sensazione che non venga detto tutto o che non venga riprogrammato tutto, cioè è come se vi teneste qualche cosa dentro. Andiamo a vedere l'imperatore. Vi dico, avendo queste due carte, anche l'imperatore, potrebbe esserci bisogno di regole all'interno della relazione o di questa situazione. Due di coppe, imperatore, anzi le metto giù, e 9 di spade. Interessante perché avete 9 10 di bastoni, 9 10 di spade. È come se il legame ci fosse, il sentimento anche, ma manca una concretezza. Può essere che manchi un'unione, può essere che manchi un'ufficializzazione della relazione, soprattutto se magari uno di due ha già qualche cosa in piedi. È come se non si arrivasse a quagliare. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Gli amanti nuovamente. Ragazzi, potrebbe essere che uno dei due non lavora e che quindi questo vi faccia titubare un pochettino sul tipo di futuro che potreste costruire con questa persona. Qui abbiamo amanti e regina di bastoni.
Ragazzi, io sento che è come se aveste bisogno, se la vita vi chiedesse nel mese di ottobre di abbandonarvi al flusso della vita senza mettere tutte ste regole, tutti sti paletti, perché in un certo senso poi non dico che arriveranno da soli, ma le regole e i paletti servono per difendervi. Secondo me, se qui con una buona comunicazione si trova il punto cardine da poter migliorare, non credo neanche che ci sia troppo bisogno di queste regole, anzi, probabilmente aprire il cuore, aprirsi all'altro, abbandonarsi all'amore, mi viene da dire, semplicemente creerà una nuova struttura all'interno della relazione. Per qualcuno questo imperatore fa riferimento a un padre, soprattutto se siete giovani, potrebbe essere un padre che non è d'accordo con il o la partner che avete scelto. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 7 di pentacoli. E matto. Sì, devo dire che una volta che si ehm, abbatteranno, se vogliamo, i muri, le barriere difensive, tutte queste regole, con questo matto, ragazzi, inizia qualcosa di strepitoso. Ho come la sensazione che il matto appunto sia una nuova avventura, un nuovo entusiasmo, una nuova fiducia anche nei confronti dell'altro o dell'altra. Andiamo a vedere la forza. Mm. Asso di bastoni, 7 di spade e 7 di coppe. Mm. Voglio un'altra carta per l'asso di bastoni. Aveva già fatto capolino prima, era sotto il mazzo. Abbiamo la giustizia, ragazzi. Qui c'è bisogno di un'azione da parte vostra, perché con le chiacchiere va bene, ci si mette d'accordo, si trova un punto in comune, può anche essere che ci sia parecchia affinità a livello mentale con questa persona, però devo dire che bisogna agire per rimettere equilibrio nei piatti della bilancia. Qui vi dico, potrebbe esserci qualche verità che viene a galla, ma nel senso che ho come l'idea che farete buon viso a cattivo gioco in questo mese. Nonostante tutto, nonostante il vostro tentativo di rimettere ordine, di creare un certo tipo di concretezza e di stabilità con questa persona e anche di equilibrio, ho come la sensazione che mano a mano che conoscerete questa persona, che vi lascerete fluire, ragazzi, man mano che agirete, le cose prenderanno un loro equilibrio. Tenete presente che la giustizia è una di quelle carte che parla anche di giustizia divina. Tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Vi sento un po' scarichi, sinceramente, alla fine del mese, però tutto sommato questa stanchezza, diciamo, vi serve, vi servirà, vi è servita, meglio detto, per trovare questo equilibrio. Voglio un'altra carta per il 7 di coppe. Qui c'è qualche illusione o qualche disillusione, che bisogna probabilmente regolarizzare con la gente. Avete tante carte che tagliano, tra l'altro. La stella un'altra volta. Qui si tratta di obiettivi. Potrebbe far riferimento anche a questa stella, soprattutto se il vostro obiettivo è magari di avere figli con una persona. Allora, partiamo caso per caso. Partiamo dai single, ragazzi.
Allora, qui devo dire che potrebbe esserci una storia molto interessante nel mese di ottobre. Potrebbe anche essere una persona molto in sintonia con voi stessi, potrebbe essere una persona che andrete a conoscere, diciamo, nel vostro cerchio di amicizie, piuttosto che durante qualche festa, durante qualche sagra, o cose di questo genere, ma per qualcuno sì che potrebbe essere una persona sposata, a meno che non lo siate voi. Eh, Non vi so dire se è sposata in via di separazione o sposata, diciamo, ancora con una certa partecipazione nella relazione, però sì che per qualcuno ci potrebbe essere questa componente effettivamente. Ehm, Tutto sommato devo dire che comunque se riuscite a rimanere con i piedi per terra, cioè nel momento presente a godervi il qui e ora, potete passare dei momenti interessanti con questa persona, pieni di entusiasmo, pieni di passione, pieni anche di chiacchiere, di scambi culturali se vogliamo, però poi diciamo per adesso nel mese di ottobre finisce lì, cioè non vedo ancora che si sviluppi. Se la carta degli amanti fosse alla fine allora sì, ma siccome è all'inizio, qui o si parla di una storia che è già iniziata oppure un'attitudine di questo mese. Secondo me qui ci sono delle buone prerogative perché inizi una storia, una relazione, però ripeto per adesso tenete i piedi per terra. Se per caso siete single e avete qualcuno in testa, quindi siete comunque in una relazione con qualcuno, diciamo che la conoscenza è recente, ecco. Ehm, Qui devo dire ragazzi che potreste nel mese di ottobre arrivare a dettare delle regole. Il problema qual è? Che non è la relazione ideale per dettare delle regole. È come se ci fosse la necessità da parte vostra di essere più flessibili, di fluire appunto nella relazione. Vi dico, il termine della lettura non è dei più idilliaci, nel senso che è vero che la giustizia rimette in equilibrio, ma è anche vero che qua avrete come delle folgorazioni, illuminazioni, canalizzazioni che vi faranno scoprire questo sette di coppe che è la carta che ci parla delle illusioni e il sette di bastoni, scusate, di spade, che è la carta che ci parla delle bugie che ci autoraccontiamo o anche delle bugie che ci raccontano gli altri. Quindi se questa persona dovesse già avere una famiglia, è facile che a fine mese lo scoprirete o comunque salterà fuori. Se siete in una relazione già da un po', allora, devo dire ragazzi che sento come un nuovo entusiasmo all'interno della relazione. Probabilmente anche qui c'è da parlare per tagliare le regole. Sapete, quando si è in una relazione da un po' si tende a creare un certo tipo di routine. Probabilmente qui avete bisogno o di regolarizzare la routine perché uno dei due è come se facesse di più dell'altro, se andasse diciamo verso l'altro di più di quello che riceve, un po' come se ci fosse una sorta di disequilibrio da rimettere a posto, da rimettere in equilibrio. Ehm, Diversamente, ho come l'idea che dobbiate modificare le dinamiche della relazione. Potrebbe anche essere semplicemente, invece che fare colazione, che ne so, in cucina, si fa colazione in terrazzo. Beh, adesso forse il tempo non lo permette più tanto, però cambiare come delle piccole cose, delle piccole regole, delle piccole cose scontate all'interno della relazione. Questo vi porterà a ritrovare questo equilibrio. Se per caso state cercando dei figli, um, ho come la sensazione che sia un buon mese per parlarne, ma non un buon mese per concepire. Se ragazzi la vostra relazione è più o meno ni, che non si capisce bene che tipo di relazione è, anche qui sento
che c'è bisogno di concretezza, c'è bisogno per voi non di flessibilità come ho detto per gli altri, ma di regole in questo caso. È come se si parlasse tanto, ci fossero anche delle idee magari in comune, ci si ritrovasse sull'idea di famiglia, sull'idea di ufficializzazione, magari per qualcuno si tratta anche di parlare di obiettivi futuri, però poi alla fine non si quaglia mai e qui con la giustizia c'è bisogno di mettere delle regole, c'è bisogno di o dentro o fuori fondamentalmente. Poi vi dico, abbiamo anche questo asso di bastoni e sento che molte persone da un lato risolveranno questa specie di... non è un litigio, è un disaccordo, o comunque sono come punti di vista diversi e si potrebbe risolvere attraverso, diciamo, le coccole, si potrebbe trovare un equilibrio. Datemi una carta per il 7 di spade. Quattro di pentacoli e 2 di spade. C'è bisogno di più equilibrio in questo caso nella relazione, ma ancora non si raggiunge. Sento che per molti la giustizia è un ultimatum che andrete a fare all'altro o all'altra, ovviamente. Avete comunque la forza al contrario, tutti i gruppi come carta finale ha la forza al contrario. Devo dire che sento come un po' di stanchezza fisica, come se foste scarichi alla fine del mese, come se qualcuno potesse anche pensare di cedere. Tenete presente che la giustizia può anche fare riferimento a questioni burocratiche, quindi se per caso siete talmente stanchi nella situazione che avete con questa persona perché non riuscite a trovare un accordo, la giustizia può essere un mediatore, quindi un qualcuno che vi aiuti a trovare un accordo con l'altra parte. Andiamo a vedere uno di questi oracoli. Allora, questa carta parla sia di eventi passati che di eventi futuri, nel senso che vi dice, è una carta un po' di nostalgia, è una carta che guarda al passato ed è una carta che vi invita a creare, a costruire nuove memorie. Soprattutto per chi si è incastrato un pochettino nella routine, può essere interessante fare qualche viaggio, può essere interessante fare qualche progetto, qualche programma, insomma, ho come la sensazione, soprattutto se c'è un tema che è lì, che non riesce a essere risolto, è come se vi dicessero puntate su altro, magari viaggiate, distraetevi e vedrete che piano piano le cose ritornano nel loro naturale equilibrio. Come se doveste muovervi se qualcuno fosse rimasto incastrato nella routine. Tutto sommato una bella lettura, comunque ragazze, perché avete 2 volte l'amante, avete 2 volte l'imperatore, magari non è tanto concreta, però diciamo a livello emotivo la sento piuttosto piena, piuttosto, diciamo così, appagante. Forse è l'ego che non sarà tanto appagato perché le cose non andranno esattamente come voi vorreste, però il cuore sì che lo sarà. Andiamo a vedere un king, un Li King, non so mai come si dice, come si dica. Allora, carta numero 55 e parla di pienezza e qui mi casca l'occhio su questo asso di coppe che è appunto una coppa che trabocca. Allora, andiamo a vedere sul libro. Allora, sul libro viene tradotto come l'abbondanza. Wow! Abbondanza di emozioni, abbondanza di sentimenti. È il tempo dell'abbondanza. Una persona nobile e saggia la conquista di solito perché sa come comportarsi e ha forte volontà. La forza, eh? Purtroppo questo è un tempo eccezionale e perciò a breve durata. Ma la persona saggia non si rattrista per questo. Anche in questo periodo breve egli può fare in tempo a compiere tante cose, a fare e a
espandere il bene attorno a sé, come il sole di mezzogiorno. Ok, quindi carpe diem ragazzi, finché ci sono queste energie, coglietele al volo fondamentalmente. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà o scrivermi un'email e io poi vi mando la lettera di spiegazione dove appunto vi dico come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale. Ok, i titoli dei video sono pubblici, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando, che sono temi comunque di metafisica, di metamedicina, di esoterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, rimescolato e riordinato per aiutare voi ad accelerare il vostro percorso di crescita. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!